Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna in Sagittario o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere che messaggi ti vogliono dare gli spiriti in questo momento, quindi come destino immediato, quello che stai vivendo adesso o che puoi vivere nelle prossime ore. Andiamo a vedere quali sono i messaggi, le linee guida per te rispetto a questo destino immediato. Allora, iniziamo dagli oracoli, vediamo Sagittario. Allora, integrazione, completamento. Qua abbiamo come se fosse uscito il mondo, no? E anche un 10 di coppe, un 2 di coppe, insomma, l'integrazione e completamento. Allora, nelle prossime ore stai vivendo un completamento. Che succede quando completi qualcosa? Che ti alleggerisci, sei piena di entusiasmo, pieno di entusiasmo. E può essere anche qualcosa che ha a che fare con i sentimenti e relazioni. Vediamo. Ancora. Dimensione astrale, interazione con i mondi sottili e antenne. Guarda, stai ampliandoti la coscienza, cioè come se prima guardando me, in questo momento mi stai guardando, guardavi soltanto una cosa, riuscivi a scorgere solo una cosa. Con quest'altra carta è come se ti aprissero le antenne, cioè anziché guardare solo me, vedi tutto, vedi, riesci a entrare nella telecamera, non so se mi spiego. Oltre lo schermo, mi stanno dicendo che c'è un completamento, sai quando a Matrix Neo riceve nuovi poteri? Quello mi sembra, cioè quello mi stanno dicendo. Allora, vediamo ancora. Speranza nel mare tempestoso, torna la quiete dopo la tempesta. E quindi mi stanno dicendo che magari in questo esatto momento stai vivendo un momento di tensione, di irrequietezza, di disagio, non lo so, se sarai tu a dirmelo, magari scrivimelo sotto. Ok, che cosa ti sta succedendo? Sta succedendo un'integrazione, un completamento, un'espansione. Sì, perché quando arriva questa espansione, questo completamento, queste antenne tue che si accendono, dici wow, uff, ok? Fammi vedere cosa dicono i tarocchi. Sagittario. Ti stanno anche comunicando i tuoi avi, i tuoi antenati, anche quando non li senti, è come se stanno lavorando su di te, facendoti vedere sincronicità, eventi. Mm, però io credo che te ne accorga nelle prossime ore, va bene? Mm. Vediamo cosa ti dicono i tarocchi. Eccoli. Guarda, ti ho detto una situazione pesante, 10 bastoni. 6 di coppe, allora mettiamole così perché sono uscite così, no? Allora, 6 di coppe, 10 di bastoni, sì. Mi stanno raccontando di un grande lavoro interiore che stai facendo, che hai fatto, anche di una grande introspezione, di un grande silenzio, di un esserti un po' ritirata o ritirato dalle scene, o un po' essere un po' più sulle tue, un po' dare meno conto agli altri, più a te stessa o a te stesso. E, mi stanno dicendo che sono in arrivo delle connessioni con delle persone di cuore, di cuore. Può darsi che ci siano state delle situazioni difficili con i figli o con delle persone che conosci bene, anche degli amici, o delle situazioni un po' pesanti. È come se ti fossi caricata un po' di responsabilità degli altri, anche dei tuoi figli, troppe responsabilità. Mm. Vediamo. Paggio di spade. Il completamento, l'universo, l'universo. Io ti dico chiaro che questa prima fila mi sta parlando di un ciclo pesante che si chiude per te,
che è dovuto essere questo ciclo pesante per farti accedere ai mondi superiori. E quindi una mente illuminata, risvegliata, si completa il ciclo di una situazione pesante inerente anche a situazioni familiari o figli o persone a te vicino. Perché è come se ci fossero delle situazioni del tuo passato anche che ti abbiano fatto riflettere molto. E questo porta, mentre magari tu stavi riflettendo, stavi anche pacificando, ok? Come vi insegno con la formula pentacolare, no? E avviene questo completamento, questo successo, questa risoluzione. Vediamo cos'altro. E poi arriva una gioia inesauribile. Qua vedo gioia, 10 di coppe, felicità, la famiglia di cui ti parlavo, gioia, felicità, famiglia riunita. Che cos'altro? Asso di spade, si chiariscono delle cose in famiglia per alcuni di voi, proprio l'asso di spade è il chiarimento, o che tu parli o che gli altri parlino. Fatto sta che mi parlano di chiarimenti che portano gioia, felicità, si dissipano un po' i dissapori dovuti a delle situazioni pesanti in famiglia. E qua abbiamo avuto una torre probabilmente, nelle situazioni familiari, o che ci hanno lasciato soli o qualcosa. C'è una torre, aspetta, fammi continuare. 5 di bastoni. Allora, abbiamo avuto dei litigi in famiglia o li stiamo vivendo in questo momento. Però sappi che, oppure dei litigi con delle persone nel tuo intorno. Che cosa mi sta dicendo questa lettura? Mi sta dicendo che ciò che è crollato all'interno del tuo intorno, con delle persone, con degli amici, con della famiglia, ciò che è crollato doveva crollare affinché tu facessi spazio a una nuova felicità, anche ristabilendo certe verità all'interno di questi contesti, o nel tuo intorno o familiari. Ecco speranza nel mare tempestoso. Nonostante tu ti possa essere sentita stanca o stanco, c'è il confronto con queste persone ti ha portato a testare le tue armi spirituali, o ti porterà a testare le tue armi spirituali. Questo sta succedendo in queste ore, nei prossimi giorni. Ecco perché dice speranza nel mare tempestoso. Alcuni di voi dicono una verità perché vengono a conoscenza di una verità dalla loro parte spirituale. Dite una verità, questa cosa farà crollare un velo e di conseguenza nascono delle tensioni con altre persone, ma sono benefiche perché ti portano al successo e alla realizzazione della felicità vera. Oppure lo stai vivendo in questo momento. Continuiamo. 6 di spade, qua mi parla di allontanarsi per un certo momento da situazioni che non reggono più, cioè spostarsi su acque più tranquille, o c'è stata proprio mi parlano di un trasloco, mi parlano di un trasferimento, mi parlano di uno spostamento. 8 di bastoni, l'energia va molto veloce, comunicazioni, spostamenti, l'energia si muove a favore per te. Mi stanno dicendo che stiamo potendo, non so se si può dire così, 5-5 col 5 di denari. Allora, questa fila qua, no, mi sta parlando delle tue risorse interiori da attivare, che sono quelle di creare dalla penuria delle opportunità. E e il tuo desiderio nascosto è quello di andare via da una situazione che non ti piace. Devi attivare la tua risorsa interiore, che è il 5 di denari, che è quella della allearsi con la dea della penia, del sentirsi messa da parte, del sentirti esclusa o escluso, per fare questo spostamento, per andare incontro a questa felicità e completare un ciclo di ciò che veramente ti piace o vuoi. Questo è già in arrivo per te, ti sto dicendo come usare appunto gli archetipi delle carte, no? Allora, alcuni di voi hanno paura di spostarsi dal conosciuto, però ciò che avviene è proprio questo. Vi spostate dal conosciuto anche senza sapere dove state andando, e questo vi porterà a generare un certo successo, perché mi stanno raccontando che in alcune circostanze
familiari probabilmente, una vecchia modalità di gioia crolla, ma non è una vecchia modalità di gioia, tu ti accorgi di qualcosa di più profondo, o la dici tu questa verità o la dice qualcuno, ma il fatto stesso che venga detta è un evento, no? E quindi di conseguenza questo ti porta ad accelerare tutto. Viene detta la verità, si dice questa verità e si accelera tutto, cadono i pesi e finalmente si compie un ciclo, anche un viaggio, uno spostamento, un qualcosa che ti riporta a te. Cos'altro? 2 asso di coppe, qua abbiamo l'amore, e la morte. Avviene un cambio o un nuovo amore oppure un rinnovo completo di una relazione, ma rinnovo completo vuol dire proprio rinnovo completo, cioè che quello là non lo riconosci più, oppure un nuovo amore, perché c'è l'asso di coppe e l'amore. Probabilmente ci siamo allontanati o avevamo delle situazioni dove abbiamo scoperto terze persone o terze persone c'erano in mezzo, quindi qua questa situazione era pesante, abbiamo scoperto questa cosa o sui social o su altre parti, sto facendo dei casi, Che succede? Che la felicità così com'era, viene scoperta questa cosa, era nulla e questo porta a competizione, a confronto eccetera, ci si sposta lasciando magari solo qualcun altro e qua arriva un nuovo amore, eccolo. Sto dicendo le prime cose che mi stanno venendo alla mente leggendo le carte, Però fatto sta che il rinnovo di una relazione c'è per te, a partire da circostanze difficili dove ti sei messa a confronto, ti sei messa alla prova ehm, per- con la tua essenza, no? Vediamo un'altra. È il carro è la carta che mi parla di avanzare dopo questa tempesta. Allora, chiaramente state vivendo una tempesta in questo momento o nelle prossime ore. Io già te l'ho detto, non ti devi preoccupare, fluisci con gli eventi, di la tua verità e vai dritta, perché si sta compiendo un grande miracolo. Il carro mi parla di prendere le redini della propria vita e andare come solo un buon sagittario sa fare col suo arco e la sua freccia. Quindi mi parlano di successo, di avanzamento e di entusiasmo, ok? Che se suona comunque ragazze e ragazzi, perché sta succedendo questo? Perché succede questo? Alcuni di voi l'hanno già vissuta la torre, Cioè c'è una verità che viene scoperta in famiglia, anche qua qualcosa che viene detto che fa boom, o qualcuno o qualcosa anche qui. Allora, perché succede questo? O in famiglia con le persone che ami, che reputi famiglia? Per aiutarti a scoprire un nuovo cammino, infatti il carro è il cammino che tu prendi autonomamente, no? Succede questo per aiutarti a scoprire un nuovo cammino, perché stai essendo troppo rigida o troppo rigido, perché ti stai afferrando demasiado, perché ti stai afferrando troppo a una struttura che a una zona comfort. Quindi arriva questo crollo perché ti stai afferrando troppo a una zona comfort, sei troppo rigida o rigido e scopri un nuovo cammino. Devi scoprire questo nuovo cammino. Tutto è voluto dal divino, quindi state tranquille, tranquilli, che lui non si sbaglia mai. Vediamo cosa ti dicono queste carte. Cosa dicono gli spiriti attraverso queste carte? Eccola. Non cercare l'approvazione di qualcuno. Non busques l'approvazione de nadie, le aspettative, non cercare l'approvazione di qualcuno, perché è come se anche questa carta, anche la torre, anche la famiglia, anche le persone a cui sei legato o legato, no? Cercassi tu l'approvazione da parte di qualcuno per fare ciò che vuoi o ciò che credi. Questo lo facciamo inconsciamente, no? Però le carte ti stanno dicendo che hai già integrato il fatto che volevi l'approvazione di qualcuno, c'hai le antenne enormi e fai quello che senti, fallo, perché qua arrivano delle novità importanti, una morte, una trasformazione, magari sai che ti puoi fare, il rituale della morte e della rinascita, va bene? Insieme a questi eventi che arrivano.
magari qualcuno nella famiglia o delle persone che ami non sono, o dei figli non sono d'accordo in alcuni tuoi comportamenti, in alcuni... avviene una discussione qua, o è già avvenuta, fatto sta che esci fuori da questa discussione qui, si è avviato già il completamento e riuscirai a cogliere dalla sensazione di essere messa da parte, forse dalla famiglia o forse da qualcuno, un'opportunità perché risveglia il tuo cuore, prendi la macchina e vai, cioè la macchina nel senso, arriva questa opportunità o che la agisci tu o che viene all'esterno la stessa cosa. Per aiutarti a scoprire un nuovo cammino, il carro è il nuovo cammino, no? Sì, vediamone un'altra. Pensa prima di giudicare. Allora io vi dico proprio non giudicate, cioè non giudicare gli eventi, le circostanze che arrivano, le persone, perché sono veicoli del divino. Qua ti vuole dire ferma il giudizio prima di compiere, cioè agisci non per ripicca, non per contrarietà a qualcuno, agisci, non agire per paura o non agire per ripicca, agisci per amore. Ok, vediamo cos'altro ti dicono gli angeli. Sagittario. Libertà per gli ultra. Scusate questa frase infelice, me la diceva mio zio. Libertà, appunto, te l'ho detto che qua ti liberi da qualcosa, risvegliare la forza, capacità di uscire da qualsiasi problema, e qua te l'ho detto, libertà da qualsiasi problema. Vediamo cos'altro dicono gli spiriti attraverso questi oracoli. Wow, 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 eccesso, sazietà e abbondanza. Mi dicono che tu vivrai un momento di grande prosperità. Lo sapevo già qua e ho fatto anche rima. Di grande prosperità. Perché questo è il successo, in seguito a tutta sta roba qua che abbiamo letto. Nelle prossime ore tu vivrai questo, può essere indicativo per te il numero 43 nelle prossime ore, ma anche il numero 7 e 6, va bene? 7 e 6. Sazietà e abbondanza, è proprio questa felicità che ti ho detto prima, bellissimo. Mettiamoci queste altre carte. Cosa hanno da dirci gli spiriti ancora per te? Un consiglio? Due consigli. Luce delle stelle. Non rallentare la manifestazione con esitazione o preoccupazioni. Mantieni la fede e crea la luce nell'oscurità. Il cammino delle stelle è fatto della stessa energia. Cioè, sei benedetta, sei benedetto. Forgia un nuovo cammino, guarda quante volte ti stanno parlando del cammino, cammino, il carro, cammino. Quando fai nuove scelte, crei nuovi risultati. Lascia andare i vecchi schemi che sono già caduti e abbraccia il potere delle possibilità. Sei pienamente supportato. Allora, sei pienamente supportato, qua c'è proprio le antenne, no? Dimensione astrale, che sono le idee. Le idee non sono solo le idee, non voglio essere riduttiva, però le idee sono eidola, sono dei. Allora tu sei canale in queste ore di idee, quindi di dei, di idee, di forze. Allora ti dice che ti stanno dando forza in qualcosa che si sta destrutturando per farti andare al successo, completamento, completamento. Va bene? Segui sta strada e pensa alla Francesca tua a quello che ti ha detto. Va bene? Quindi, ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!